L'anatomia è una disciplina fondamentale della biologia e della medicina che si occupa di studiare la struttura del corpo degli esseri viventi. Non si limita a descrivere semplicemente le varie parti del corpo, ma analizza in modo approfondito la forma, la posizione e le relazioni tra organi, tessuti e sistemi, cercando di capire come sono organizzati e come si sviluppano nel tempo. Per comprendere meglio il corpo umano, l'anatomia lo studia a diversi livelli di organizzazione. Si parte dalle cellule, che sono l'unità base della vita, per arrivare ai tessuti, cioè gruppi di cellule simili, poi agli organi, strutture con funzioni specifiche, e infine agli apparati e sistemi, che sono insiemi di organi che collaborano per svolgere funzioni complesse. In questo modo è possibile avere una visione completa e organizzata del corpo umano. L'anatomia si suddivide in diversi rami. L'anatomia macroscopica studia le strutture visibili a occhio nudo, come muscoli, ossa e organi, mentre l'anatomia microscopica si concentra su cellule e tessuti, utilizzando strumenti come il microscopio. Un altro ramo importante è l'anatomia dello sviluppo, che analizza i cambiamenti del corpo nel corso della vita, a partire dalla fase embrionale. Esiste poi l'anatomia comparata, che mette a confronto organismi diversi per evidenziare somiglianze e differenze, collegandosi così all'evoluzione biologica. L'anatomia funzionale, invece, studia il rapporto tra struttura e funzione, lavorando a stretto contatto con la fisiologia, mentre l'anatomia patologica si occupa delle alterazioni degli organi causate dalle malattie. Per descrivere il corpo in modo preciso e universale, l'anatomia utilizza un linguaggio specifico, basato su termini di posizione e orientamento, come superiore e inferiore, anteriore e posteriore, mediale e laterale. Inoltre, si basa sulla cosiddetta posizione anatomica, una posizione standard che permette di evitare ambiguità nelle descrizioni. Nel corso della storia, lo studio dell'anatomia ha avuto un'evoluzione significativa. Già nell'antichità, Ippocrate iniziò ad affrontare lo studio del corpo umano in modo più scientifico, mentre Galeno sviluppò importanti teorie basate soprattutto sull'osservazione degli animali. Una vera svolta si ebbe nel Rinascimento con Andrea Vesalio, che introdusse lo studio diretto del corpo umano attraverso la dissezione. Anche Leonardo da Vinci contribuì in modo significativo, grazie ai suoi disegni anatomici estremamente dettagliati e precisi. L'anatomia è strettamente collegata anche al concetto di omeostasi, cioè la capacità dell'organismo di mantenere condizioni interne stabili. La struttura degli organi e dei sistemi è infatti fondamentale per garantire il corretto funzionamento del corpo e il mantenimento dell'equilibrio interno. È indispensabile per la medicina e la chirurgia, ma è anche importante in ambiti come la fisioterapia, lo sport, le scienze motorie e persino l'arte.